Ti avverto già che questo video durerà pochissimo, ma non durerà pochissimo perché sono di fretta e devo andare al lavoro, anche perché in questo momento è pomeriggio e ho già fatto, grazie al cielo, tutto quello che dovevo fare oggi. Tuttavia, come ormai ben sai, in questo studiolo dove registro i miei video c'è una temperatura che in estate diventa incompatibile con la vita umana e allora, visto che nel lungo periodo ho delle grosse difficoltà di sopravvivenza, faccio un bress, come si dice a Napoli, e registro velocemente questo video. Perché lo registro? Perché qualche giorno fa ho letto una notizia che un pochino mi ha incuriosito e da un altro lato mi ha entusiasmato e ho voluto fare delle prove. Le prove che ho fatto mi sono piaciute e adesso non vedevo l'ora di presentarle anche a te. Di che cosa si tratta? Lo andiamo a vedere subito e quindi se ti senti pronto e soprattutto se almeno tu sei al fresco, iniziamo. In realtà, ad una prima occhiata, questa notizia non ha proprio niente di esaltante, anzi, apparentemente si va a piazzare tra tutte quelle notiziole di servizio che solitamente non attraggono la nostra attenzione. Tuttavia, una volta letta e soprattutto guardato quello che c'è dietro e che non viene esplicitamente detto in questo articolo, ho trovato la cosa tanto interessante da non vedere l'ora, come al solito, di condividerla con te. Ma vediamo di che cosa si tratta. L'articolo è di Hardware Upgrade che titola in questo modo: Chrome, ecco i nuovi avvisi per le tab che consumano troppe risorse. Come abilitarli? Già qui è un pochino interessante. Leggendo il resto dell'articolo apprendiamo che Google Chrome si prepara ad introdurre una funzionalità volta a ottimizzare l'esperienza di navigazione degli utenti. Attualmente in fase di test su Windows 11, ma non è vero, funziona anche su Windows 10, il nuovo sistema di avvisi sulle prestazioni potrebbe non solo migliorare la reattività del browser nelle sessioni d'uso più articolate, ma anche migliorarne l'efficienza energetica sui dispositivi a batteria. La nuova funzione è attualmente in fase di sperimentazione su Chrome Canary, ma in realtà, come vedremo a brevissimo, possiamo già provarla insieme e mira a risolvere uno dei problemi più comuni lamentati dagli utenti, e cioè il consumo eccessivo di risorse da parte delle schede aperte. Ebbene sì, perché Google Chrome, che a mio avviso è il migliore dei browser attualmente in circolazione, è purtroppo anche un cleptomane digitale e quindi spesso tende a rubacchiare risorse al sistema rallentandolo soprattutto nei casi di macchine più vecchie o meno prestanti. Ebbene, in casa Google si sono decisi finalmente a quanto pare a darsi una svegliata e infatti leggiamo che il sistema di avvisi sulle prestazioni opera monitorando l'utilizzo della CPU da parte delle singole schede e che, quando viene superata una certa soglia, il browser mostra una notifica all'utente identificando le schede colpevoli del consumo eccessivo. Ma la frase che in realtà mi ha incuriosito più di tutte è stata questa, e cioè che l'obiettivo di Google sembra essere quello di offrire un'esperienza di navigazione sempre più fluida ed efficiente senza tuttavia compromettere per quanto possibile la funzionalità del browser. E questo mi ha convinto a fare una prova, anzi è una prova che se vuoi andiamo a rifare insieme perché in questo modo ti mostrerò come potrai installare questa versione di Chrome, seppure ancora in beta, ma ti garantisco già molto stabile, anche sul tuo computer. Ebbene, per quanto ti possa sembrare strano, ti dico che per andare a scaricare Google Chrome in versione Canary dovremo aprire proprio Google Chrome o comunque il browser che preferisci, precisandoti che questa versione che andremo a scaricare non sostituirà il tuo Chrome, ma si affiancherà ad esso consentendoti di scegliere quale vorrai aprire. Per farlo, quindi, andiamo ad aprire il nostro Google Chrome e nel motore di ricerca andiamo a digitare, come sempre, Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Apriamo il nostro sito e portiamoci in alto nella sezione che si chiama Downloads. Una volta aperta la pagina dei downloads, scendiamo un pochino più in basso
fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Chrome Canary. Attenzione, niente paura nel caso in cui non dovessi trovare per qualche motivo il download disponibile quando guarderai questo video, perché nella descrizione del video ti lascerò anche il link per cavartela da solo e andare ad aprire comunque questo sito qui. Clicchiamo quindi sul pulsante File Download che ci porta sulla pagina ufficiale di Chrome, dove potremo andare a scaricare la nostra versione Canary. Per farlo naturalmente dovremo fare un clic su questo grosso pulsante giallo e attendere solamente alcuni secondi, dato che si tratta di un file molto piccolo, il download appunto del file di installazione di Chrome Canary. Una volta scaricato, portiamoci su questo file e facciamo semplicemente un clic per andare ad aprirlo. Chiudiamo la finestra del browser retrostante e attendiamo il termine dell'operazione. Arrivo. Eccoci qui, come vedi abbiamo scaricato una seconda versione di Chrome che va ad affiancarsi alla versione principale e si chiama appunto Chrome Canary. Questa è una versione beta che tuttavia ti ho fatto scaricare per un motivo molto ben preciso che adesso ti mostrerò, ma prima andiamo ad attivarla. In questo caso io clicco semplicemente su non accedere perché voglio inserire il mio account Google, vado a scegliere il motore di ricerca che preferisco e quindi Google e clicco sul pulsante imposta come predefinito, dopodiché faccio le solite operazioni di rito, cioè clicco su OK su questa finestra e ingrandisco il mio Google Chrome. Ok, abbiamo un Google Chrome normalissimo, ma non solo, probabilmente si tratta di una versione di Google Chrome che presto sarà comunque scaricata sul tuo computer. Ma allora, perché te l'ho fatta scaricare? Ebbene, per capirlo ci basta minimizzare la nostra finestra di Google Chrome Canary e andare ad aprire una finestra del normalissimo Google Chrome. Minimizziamo anche questa finestra e premiamo la combinazione di tasti Ctrl, Shift ed ESC sul nostro computer. Quello che possiamo vedere è che i processi aperti dalla versione Canary sono molto di meno, 9 a 13, ma soprattutto che il consumo in termini di RAM tra le due versioni è assolutamente non paragonabile, con 121,7 MB per Google Chrome Canary e 369,5 MB per Google Chrome tradizionale. Naturalmente ti preciso che sia nel caso di Google Chrome Canary che nel caso di Google Chrome tradizionale l'unica estensione caricata a bordo è quella standard di Google, ovvero documenti Google offline. Ma non basta, perché adesso che abbiamo il nostro nuovo Google Chrome Canary fiammante possiamo andare ad attivare le opzioni relative al risparmio memoria di cui abbiamo letto nell'articolo. Per farlo copiamo questa stringa di testo che comunque non preoccuparti, ti lascerò anche nella descrizione del nostro video, apriamo una nuova scheda, ce la incolliamo dentro e una volta che si sarà aperta la pagina dei flags di Google Chrome andremo ad incollare questa stringa che naturalmente, manco dirlo, ti farò trovare sempre nella descrizione del video. Fatto questo, andiamo ad effettuare la nostra ricerca e vedrai che verranno fuori due flags che avremo la possibilità di attivare. Quindi clicchiamo su Enabled su entrambe le voci, clicchiamo sul pulsante riavvia e una volta riavviato Chrome abbiamo attivato anche l'opzione per le pagine, o meglio le schede, particolarmente pesanti che potremo liberare semplicemente con un clic. Ma se io non volessi installare Google Chrome Canary, volessi tenermi il mio Google Chrome tradizionale e volessi comunque un browser più leggero e con queste funzionalità, come dovrei fare? Niente di più semplice, ti basta soltanto aspettare, perché quella che attualmente è una versione Canary prima o poi arriverà su tutti quanti i nostri browser. E a questo proposito ti ricordo che è possibile su Chrome
forzare l'aggiornamento all'ultima versione con una procedura estremamente semplice. Una volta aperto Google Chrome, infatti, ti basterà portarti sui 3 puntini in alto a destra, scendere in basso fino ad individuare questa voce qui, quella che si chiama guida, cliccare su informazioni su Google Chrome e, come vedi, partirà automaticamente l'aggiornamento di Chrome che lo porterà all'ultima versione. Ed eccoci arrivati finalmente alla fine di questo video, nonché all'ossigeno disponibile nel mio studiolo che ha raggiunto temperature praticamente solari. E quindi non mi resta che concludere questo video, ma non prima di aver effettuato un importantissimo ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti appuntamento, come di consueto, alla prossima, sperando che faccia più fresco.